unboxing del canale, un video registrato in extremis di un pezzo che stavo attendendo da tantissimo tempo e finalmente è arrivato, e quindi ragazzi non vedevo l'ora di metterlo in collezione, di unboxarlo e soprattutto di farvelo vedere. Quindi, cotto e mangiato, arrivato oggi, sono qui a mostrarvi Rambo della Threezero tratto da Rambo 2. Ringrazio il colossodeinerd.com che appena arrivato me l'ha spedito immediatamente, è arrivato praticamente in meno di un giorno, quindi grazie ancora a Gianluca de Il Colosso dei Nerd, trovate il link ragazzi qui sotto in descrizione. Adesso raga non perdiamo altro tempo e cominciamo subito a vedere questa fantastica doll. Inizierei facendo i complimenti a Threezero per questo fantastico box art che a me piace tantissimo. Per la parte frontale abbiamo uno sfondo nero con la scritta in bianco John Rambo nella parte superiore ed andando a scendere una fantastica rappresentazione di John Rambo mentre imbraccia il suo M60 al tramonto. Bellissima la scelta dei colori e lo sfondo nero fa emergere ancora di più questo bellissimo disegno. Nella parte inferiore invece la scritta Rambo First Blood parte 2, che è il capitolo da cui è tratta la doll che stiamo unboxando, soliti loghi di 16 e Threezero nella parte ancora più in basso, e nella parte destra invece una scritta su superficie lucida leggermente opacizzata To survive a war you gotta become war, ovvero una citazione del film che significa per sopravvivere alla guerra tu stesso devi diventare la guerra. Bellissima. Poi andiamo a vedere invece i lati della scatola. Qui abbiamo sempre la scritta del film nella parte superiore e un RPG, un lanciarazzi con colorazione rossa, ovviamente sempre su sfondo nero, questo da una parte, mentre dall'altro lato l'M60, stesse modalità, stessi colori. Nella parte posteriore invece abbiamo un'anteprima della doll a mezzo busto, sempre Rambo super cattivo con il petto nudo e mentre imbraccia la sua M60 in un'altra delle scene più iconiche del film, e un'altra citazione sulla destra, Find them or I'll find you, trovali oppure io troverò te. Andando ad aprire la parte frontale che è tenuta insieme al resto della scatola tramite velcro, troviamo sempre sulla sinistra un'altra citazione For our country to love us as much as we love it. That's what I want. Per il nostro paese che ci ami tanto quanto noi lo amiamo. Questo è quello che voglio. Altra citazione tratta dal film. E qui sulla destra invece vediamo l'anteprima della doll all'interno del suo blister di plastica trasparente e protettivo. Andiamo a fare l'unboxing, ragazzi. Come al solito io apro le scatole dalla parte bassa, andiamo a tirar fuori un pochino il contenuto ed ecco qui il buon John Rambo. Togliamo la parte frontale, ovviamente ci sono due piani di scatola, qui troviamo diversi accessori che andremo ad esaminare, ovviamente tutto l'arsenale di Rambo e la figure che già a vederla così ragazzi mi fa un'ottima impressione. Mettetevi comodi ragazzi per questa sezione accessori perché come vedete c'è davvero tanta roba, l'arsenale a disposizione di Rambo è molto vasto, quindi ci sarà molto di cui parlare. La prima cosa che salta all'occhio probabilmente è l'assenza della basetta, quindi continua la tradizione da parte di Threezero di non rilasciare basette con le proprie doll. Io non ho molti esempi da fornirvi, ma ho soltanto Naruto e Sasuke e sono privi di basetta, quindi probabilmente continua l'intenzione di Threezero di non rilasciare basette e per me ragazzi sinceramente lo sapete poco male. Comincerei con il vedere la giacca di Rambo che secondo me è un piccolo capolavoro, realizzata ovviamente tutta in tessuto con reali cuciture, bottoni e tasche che come vedete sono appunto danno la possibilità di inserire dei piccoli oggetti. E come vedremo avremo l'imbarazzo della scelta, effetto weathering sia sulla parte anteriore che posteriore, molto ben realizzata, maniche che in questo caso sono ravvolte ma possiamo tranquillamente scioglierle, e molto semplice da indossare. Io non credo che lo farò perché Rambo mi piace cazzuto in canottiera o a petto nudo, però un ottimo accessorio. Poi, avendo l'imbarazzo della scelta, comincerei dalle cose un po' più piccoline, come i push daggers, ovvero i coltelli da spinta, dei coltelli tattici che vengono usati
Nel combattimento ravvicinato nulla di particolare per quanto riguarda lo sculpt e la verniciatura, impugnatura nera e ovviamente lama, parte terminale, con questa vernice metallizzata. Possono essere celati nella cintura di Rambo, c'è una sezione proprio qui dietro, basta alzare leggermente la cintura e possono essere infilati per essere appunto nascosti ed essere utilizzati quando necessario. Poi abbiamo l'orologio. La cura degli accessori di Rambo, che vedremo per tutti gli accessori, ragazzi, è maniacale, già a partire da questo orologio. Non so se riuscite a vederlo bene, ma è super dettagliato, sia per quanto riguarda il quadrante con tutti i vari numeri e le varie tacchettine, sia per il cinturino, che ovviamente è flessibile e può essere indossato semplicemente andando a rimuovere una mano di Rambo e poi applichiamo questo e rimettiamo la mano. Poi abbiamo la cintura con il simbolino del Buddha. Anche questa mi sarà molto difficile farvela vedere nel dettaglio, ma vi assicuro che il ciondolino sembra un ciondolino di giada con il contorno dorato e questa colorazione verde, di un verde molto chiaro, proprio come la giada, e c'è proprio la raffigurazione del Buddha, collana che, ricordiamo, nel film gli viene regalato dalla sua compagna, dalla sua amante, che poi fa la fine che deve fare. Poi andiamo avanti con la baionetta. Io la definisco baionetta, non so se è una vera e propria baionetta, ma sembra esserlo. Anche qui, come i push daggers, nulla di particolare dal punto di vista della verniciatura e dello sculpt. Manico nero opaco con un nero che si propaga lungo tutta la lunghezza della lama, e lama invece, contorno della lama con questa colorazione metallizzata. Non ha la punta, non ha il taglio, nulla di che. Poi il migliore amico di Rambo, qui invece c'è qualche dettaglio in più, ragazzi, ed è uno spettacolo, a partire dal manico che ha una texture ruvida con qualche segno di weathering, poi anche un laccetto per poterlo tenere. Poi c'è anche la guardia dove c'è qualche segno di weathering anche in questo caso, la scritta Rambo che dovreste vedere se faccio un giochino di luci, che è bellissima e super dettagliata, e poi la lama anche qui con un'anima nera opaca e la classica doppia lama, da una parte seghettata, da una parte liscia con la curvatura. Coltello bellissimo. Avrei gradito qualche segno di weathering in più sinceramente sulla lama piuttosto che solo sulla guardia e sul manico, ma davvero un'ottima rappresentazione del coltellone, del coltellaccio di Rambo. Poi abbiamo quello che le istruzioni, ragazzi, definiscono sharpening stone, quindi un affilacoltelli, un accessorio che io ritengo essere abbastanza inutile sinceramente, però ce l'hanno messo e quindi ce lo prendiamo. Anche qui nulla di particolare, plastica nera, opaca, con qualche segno di weathering qua e là, qualche puntinatura, nulla di che. Passiamo adesso alla ciccia, ragazzi. Comincerei con la faretra. La faretra è in pleather, quindi vi consiglio un trattamento già appena lo tirate fuori dalla scatola, ragazzi, per essere sicuri, per far sì che non possa rovinarsi nel tempo o comunque che possa ritardare il processo di degradamento. Si dice degradamento? Spero di sì. Poi la zip in questo caso può essere aperta, quindi anche qui apprezzo tantissimo questi dettagli, ragazzi. Può essere aperta per riporci dentro qualcosa. È possibile ovviamente anche aprire questa per andare a inserire le frecce che vedremo fra poco, e la bandoliera, la parte diciamo che va la cinghia, può essere allargata e personalizzata a piacimento per la lunghezza, per poi andarla a mettere sul Rambo. Ci sono due tipi di tessuto, questo della cinghia vera e propria e questo per evitare che il povero Rambo si faccia male al petto quando la indossa. Quindi anche qui qualche segno di weathering, qualche segno di sporco, qualche segno di fango, tutto veramente realizzato alla perfezione secondo me. Le frecce sono di due tipi, ne abbiamo due che sono delle classiche frecce con la punta, ma in realtà sono molto ben dettagliate perché anche queste hanno, non so se riuscite a vederlo, spero di sì ragazzi, hanno la parte seghettata su tutti i lati. Anche qui massima cura del dettaglio, così come per la parte invece iniziale della freccia, quella che andrà a contatto con l'arco che vedremo fra poco. Poi ci sono invece altre tre frecce che sono quelle esplosive, che hanno questa punta bronzata,
rese famose anche queste proprio da Rambo stesso. E poi quindi, visto che parliamo di frecce, spostiamoci sull'arco. L'arco è un'altra opera d'arte, per quanto mi riguarda, è bellissimo. Qui il nero è un nero lucido, non più opaco, sembra veramente un vero e proprio arco, ha queste rotelline che si possono muovere, quindi è anche regolabile, ragazzi. Questo è un dettaglio da non sottovalutare, questa non voglio forzarla troppo, ma vi assicuro che si muove, e soprattutto è utilizzabile, perché possiamo tranquillamente appunto andare ad apporre la freccia che ha un apposito spazio appunto per andare a mettere il filo. Adesso, ragazzi, non voglio perderci troppo tempo, comunque è possibile utilizzarlo e vi assicuro, l'ho provato, che funziona davvero. Poi io andrei avanti con l'Ak-47 o Kalashnikov. Spero che YouTube non mi banni questo video, perché sto facendo vedere delle armi che sembrano davvero reali. Anche qui massima cura con la parte della cinghia, che può essere anch'essa regolata e realizzata in tessuto. Arma che è in plastica, ragazzi, non ci sono parti in die-cast, almeno così pare, ma ci sono molte parti che invece sono rimovibili. Il calcio è verniciato alla perfezione, con questa sensazione almeno del color legno, con qualche segno qua e là, davvero ottimo lavoro. E le parti mobili sono ad esempio il caricatore, che è pieno di munizioni. C'è l'otturatore che può essere tirato in avanti e indietro, ragazzi, solo che è molto delicato, quindi non voglio tirarlo troppo indietro perché ho paura di rompere questa leva, però vi assicuro che è possibile farlo. Come vedete un pochino viene via, però non voglio forzarlo oltre. Poi è possibile anche sistemare la tacca di mira, il mirino, e caricatore che è venuto via. Intanto andiamo a rimettere. E ragazzi, non ricordo se c'era qualcos'altro, probabilmente questa leva qui, questa anche è possibile muoverla, quindi anche qui tantissimi dettagli. Passiamo poi all'M60, ragazzi. Ve l'avevo detto che questa sezione accessori sarebbe stata lunghissima, ma purtroppo, o per fortuna, c'ha tantissimi accessori questo Rambo. M60, anch'esso realizzato secondo me divinamente, super dettagliato, anch'esso con delle parti mobili, dal otturatore che può essere arretrato e portato in avanti, questa è una bellissima chicca. Questa è la parte invece che può essere appoggiata. Poi abbiamo, andando a sollevare la maniglia, è possibile alzare anche in questo caso il mirino, che rimettiamo a posto, e poi la chicca principale è la possibilità di alzare questa parte facendo attenzione ovviamente, e in questa parte qui, ragazzi, è possibile inserire i colpi, i proiettili, che quindi poi, andando a richiudere il tutto, aspettate un secondo, si vanno a fissare e poi si chiude in questo modo, e quindi dà il tipico effetto appunto famoso, anche questo grazie a Rambo, dell'M60 che spara e mentre tiene i colpi in mano. È davvero bellissimo. Adesso andiamo a rimuoverli, poi li metteremo successivamente in fase di posing. Quindi anche qui, ragazzi, massimo dettaglio, ottima la verniciatura, belle le parti mobili che possono appunto muoversi, e nulla da dire per la realizzazione anche di quest'arma. Poi c'è rimasto l'RGB, il lanciarazzi. Anche qui massimi dettagli, ottima la verniciatura, ci sono delle istruzioni per l'uso anche attaccate, sono minuscole ma è molto gradevole vedere una cosa del genere, perché appunto mette in risalto ancora di più la cura del dettaglio. In questo caso lo vediamo chiuso, ma ovviamente è possibile aprirlo, quindi si apre questa sezione. C'è questa parte di metallo che può essere lasciata lì o comunque può essere rimossa perché è semplicemente attaccata, possono essere tolti proprio anche tutta questa sezione tramite il tappo. C'è il mirino, in questo caso voi non so se riuscite a vederlo, provo a farvi fare un giochino di luci, ma in questo caso appunto si vede, è stato curata anche questa parte, questo aspetto, quindi si vede proprio il mirino con tutti i vari indicatori e quant'altro. Può essere ovviamente anche abbassato, quindi rimesso in posizione, o alzato. Poi ovviamente si può, se mi ricordo come si fa, ragazzi, perché ecco qui, si può tirare indietro, si può tirare fuori questa parte e si può inserire ovviamente il razzo che arriva fino in fondo, e questa parte poi si abbassa
e quindi per tutte quelle che sono le pose del caso che vogliamo far assumere a Rambo. Secondo me una trovata geniale. Il razzo, ragazzi, ve lo faccio vedere, ha una parte, la parte iniziale con questa colorazione dorata, parte terminale con qualche segno di weathering e comunque nera opaca, nulla di particolare, ma comunque ottimi dettagli per queste armi che io amo alla follia, perché sono veramente realizzate benissimo, con una cura ed un dettaglio davvero di grande pregio. Ora ci sono rimaste le mani, che sono di diverso tipo come al solito. Ci sono i pugni chiusi che troviamo di default su Rambo, e poi ci sono diversi tipi di mani che non sono proprio appaiate, a parte ad esempio queste che servono per il trigger, per triggerare qualche arma, ad esempio anche per il lancio delle frecce, per scoccare le frecce o per tenere il dito sul grilletto di un'arma. Poi ci sono queste che sono differenti, come vedete una è un po' più aperta, la sinistra invece è un po' più chiusa. Poi ci sono, queste le abbiamo già viste, anche queste sempre per tenere vari tipi di armi. Questa un po' più chiusa per la sinistra e quasi totalmente chiusa, un pugno leggermente chiuso per la destra, probabilmente per tenere il coltello, e poi abbiamo un'altra impugnatura sempre per la sinistra. Per quanto riguarda le fattezze delle mani, sono molto ben dettagliate, si vede che sono un po' plasticose, passatemi il termine, non sono proprio super realistiche, vi dico la verità, hanno un effetto lucido a simulare il sudore di Rambo, e questa cosa mi piace tanto. Ottimo lo sculpt sia delle unghie che la verniciatura, così come quello delle vene, delle nocche e tutto il resto. Anche per quanto riguarda i palmi, qualche segno di usura qua e là, come vedete, cosa che mi piace tantissimo, quindi le mani sono tutte comunque diverse anche in questo, e quindi anche qui massima cura del dettaglio da parte di Trizero, davvero complimenti. Ed ecco finalmente il momento, ragazzi, di analizzare la vera e propria arma, ovvero quella più pericolosa di quelle che abbiamo visto finora, John Rambo. Che dire, come dicevo in unboxing, il primo impatto estetico è davvero impressionante. L'head sculpt è realizzato benissimo, già Trizero aveva dato prova di saper realizzare l'head sculpt di Sylvester Stallone con le doll di Rambo 3 e Rambo 1, ma qui secondo me si è superata, a partire dallo sguardo, alla resa degli zigomi, alla loro profondità, con questa verniciatura che è davvero impeccabile, che riflette alla perfezione la luce, quindi mette in risalto ancora di più determinati dettagli. La parte anche della bocca, del mento, la mascella, il naso, tutto ricorda Sylvester Stallone e Rambo di quegli anni, cioè del film Rambo 2. Davvero eccezionale anche secondo me lo sculpt dei capelli, che sinceramente personalmente non mi fanno venire voglia di avere un innesto su una doll del genere, perché secondo me sono riprodotti alla perfezione con le varie parti, i vari ciuffi di capelli che vanno in direzioni differenti, dando senso di comunque di movimento, di naturalità del capello stesso. Fra i capelli la solita fascia rossa, che avrei gradito che fosse cablata, ma non lo è. Questa magari è una piccola pecca che possiamo andare a trovare in questo head sculpt. Per il resto, ragazzi, somiglianza con l'attore, che ve lo dico a fare, resa anche delle cicatrici molto buona per quanto riguarda il painting, così come la barba, e da lì invece, ragazzi, ci dobbiamo spostare verso il body. Il body che dal punto di vista della verniciatura mi piace tantissimo, matcha particolarmente appunto con il viso, quindi non ci sono differenze, è realizzato in un materiale morbido che è simile alla gomma. Non è silicone, non dovrebbe esserlo, perché lo trovo molto più rigido e al di sotto ha un'anima di plastica, quello che credo essere plastica, che è molto dura, e anche la parte esterna è rigida. Ma comunque, come vedete, va a ricreare alla perfezione quello che è il pattern della pelle con tutti i suoi difetti, le vene, la muscolatura, ogni cosa è al suo posto ed è molto realistica. L'unica pecca, l'unica cosa che ha fatto storcere il naso a molti, non solo per questa doll ma anche in altre, è ovviamente questa parte, la parte della spalla, che lascia un gap. Ovviamente si vede l'articolazione della spalla rispetto al resto del torace, ma sinceramente, ragazzi, io preferisco un lavoro del genere
piuttosto che il silicone in quanto a durabilità e tutto il resto. E poi sappiamo benissimo che il silicone non è molto semplice da verniciare e quindi probabilmente il painting con il silicone ne avrebbe risentito un pochino. Questa è una mia opinione. Per il resto, ragazzi, a partire dalle clavicole alla muscolatura, adesso non vi posso far vedere sotto la canottiera in questo momento, ma comunque come vedete la resa della muscolatura dell'addome, addome che tra l'altro anche qui c'è uno strato di gomma o comunque del materiale che troviamo nel resto del corpo per renderlo leggermente morbido. Stessa cosa la resa del petto, è possibile intravedere delle cicatrici, no, non si riescono a vedere, ma comunque ragazzi ci sono delle cicatrici qui proprio ad andare a riprendere quelle che sono le cicatrici che ha Rambo. E che dire ragazzi, anche per quanto riguarda la parte posteriore, vedete la resa della muscolatura, del dorsale e di tutto il resto, ogni cosa è al suo posto, quindi nulla da dire sinceramente per quanto riguarda il body. Stessa cosa per il vestiario, qui lo vediamo con la canottiera molto semplice, avrei gradito qualche effetto di weathering in più che c'è, ma avrei preferito qualcosa in più, qualche segno di sporco dato dal fango oppure dal sangue, sudore e quant'altro che invece non sono particolarmente evidenziati. Questa cosa l'avrei gradita ovviamente anche sul resto del corpo. Poi, come vedete, io ho già messo il coltello nell'apposita fondina che è realizzata in pleather. Poi la resa invece del tessuto dei pantaloni è molto buona, molto rigida dal senso di stabilità, nel senso non sembra strapparsi facilmente, insomma, per intenderci. Stessa cosa per quanto riguarda la cintura. Anche qui, come vedete, ho già messo i push daggers al loro posto, come vi dicevo nella sezione accessori. Le tasche in questo caso sono cucite, quindi sono delle finte tasche. Non so se queste laterali, invece no, queste laterali ragazzi sono delle vere e proprie tasche e quindi c'è la possibilità di riporre degli oggetti anche qui, cosa non sempre scontata. Effetto di weathering anche sui pantaloni, come vedete anche su questa tasca e sul resto, niente da dire. Ottimo il colpo d'occhio degli stivali che sono interamente scolpiti, quindi non c'è anche una differenza fra il piede e il resto della caviglia, quindi questo ovviamente limita molto la mobilità della caviglia, che comunque rimane abbastanza buona. Però ovviamente il piede e la caviglia sono un unico pezzo. Per quanto riguarda lo sculpture degli stivali, secondo me è impeccabile, i lacci sono scolpiti ovviamente, ma la resa estetica dello stivale in sé è ottima. Buono anche il weathering, effetto di sporco, che possiamo trovare anche sotto lo stivale stesso, questo effetto tipo di fango, e qui ovviamente un easter egg, il simbolo di 3-0. Comunque anche qui come vedete un segno di fango eccetera che avrei gradito un po' di più, come dicevo, anche su tutto il resto della figura. Andiamo a vedere un attimino ragazzi le articolazioni molto rapidamente. Allora, l'articolazione della testa, questa mi sembra un po' leggera a dirvi la verità, non so se è un qualcosa della mia doll in particolare, ma diciamo che la testa come vedete con un minimo spostamento si gira. Comunque è possibile ruotarla ovviamente lateralmente, anche in questo senso, piegarla in avanti e in alto, anche va abbastanza in alto nonostante i capelli lunghi. Poi l'articolazione della spalla ragazzi io ho un po' paura, perché ho paura di rovinare la vernice in questo senso, ma comunque cercherò di farvela vedere. Ovviamente c'è una butterfly, può essere alzata con l'articolazione a cricchetto e mette in risalto il super dorsale di stallone. Può andare anche oltre i 90 gradi, ma non voglio spingerla troppo ragazzi. Poi rimettiamola a posto, può andare ovviamente in avanti il braccio superando i 180, stessa cosa all'indietro. Cosa che vi consiglio quando e se decidiate di mettere la giacca, portate le braccia indietro oppure tutte in alto e poi andate ad inserirla. Poi articolazione del busto, scusate dimenticavo, rotazione del bicipite e anche ovviamente classico peg del polso che in questo caso ragazzi viene coperto dall'orologio per nascondere un pochino e male non fa. Per quanto riguarda il busto può essere ovviamente ruotato, messo in avanti, all'indietro di parecchio, va molto indietro mi piace, e anche lateralmente sui fianchi in questo modo. Per quanto riguarda le gambe può andare in su,
posso spingere ancora ma non ho intenzione di farlo. Indietro è un po' limitata dallo sculpt del sedere, si possono allargare le gambe e ruotare ovviamente il quadricipite, ginocchio con la doppia articolazione che permette di andare oltre i 90 gradi e, come vi dicevo, invece articolazione della caviglia leggermente limitata dal fatto che caviglia e stivale sono un unico pezzo. E questa cosa sinceramente, ragazzi, ha senso, perché gli stivali di Rambo, comunque essendo degli anfibi, credo che, avendone indossati più di uno nel corso della mia vita, sono abbastanza rigidi e quindi un grande movimento, insomma, non è che lo permettano. Opinione mia. Comunque, ragazzi, per il resto, detto tutto su questa doll, io veramente non mi posso ritenere che soddisfatto di questo capolavoro di Threezero. Non so se ne faranno altri, perché ormai hanno coperto i 3 film principali, 1, 2 e 3, però ragazzi, che dire, davvero un capolavoro. Ed eccoci qui, ragazzi, per le considerazioni finali su questo meraviglioso pezzo della Threezero. Lungo tutta la durata del video, che sarà durato un po' più del solito, ragazzi, mi scuserete, avete percepito sicuramente il mio entusiasmo ed il mio amore per questa doll. Threezero secondo me si è superata in ogni ambito relativo a questa fantastica doll, a partire dalla scatola, a continuare per gli accessori fino alla doll stessa. Gli accessori sono tanti, ma al di là del numero sono molto ben dettagliati e molto curati, con parti che possono essere rimosse, parti mobili, easter egg, piccole istruzioni, tante piccole chicche, come ad esempio l'arco che può essere davvero utilizzato, le frecce che sono studiate apposta per essere utilizzate su quest'arco. Insomma, ragazzi, tantissime cose che fanno percepire appunto l'amore che Threezero ha riposto nella realizzazione di questa doll. Ad un prezzo, ragazzi, che non va sottovalutato, perché io non ricordo se l'ho pagata intorno ai 220-230, quindi non stiamo parlando nemmeno dei 400 o più euro che altre aziende avrebbero richiesto per la realizzazione di una doll del genere. Poi, ragazzi, al di là della basetta, se vogliamo trovare dei difetti, basetta che non c'è, il gap sulle spalle, l'articolazione in vista, e va bene. Però, ragazzi, davvero, io sono veramente molto soddisfatto. Un head sculpt da paura, variabilità della posabilità appunto eccessiva, visto tutto ciò che ci fornisce Threezero, e poi massima cura anche nella realizzazione del corpo, del vestiario e tutto il resto. Quindi, raga, che dire, io ve la straconsiglio, vi lascio come sempre qui sotto in descrizione il link di ilcolossodenerd.com, anche se non credo che ad oggi sia possibile trovarla ancora, ma ragazzi, se vi dovesse capitare, cercate di prenderla, soprattutto se siete dei fan di Rambo, perché è davvero un pezzo, secondo me, ragazzi, da non perdere. Avrei gradito forse un po' di weathering in più, come dicevo nel corso del video, qua e là, sui vestiti, sul body e quant'altro, però ragazzi, guardate che spettacolo. Detto questo, io vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto e soprattutto la doll. Ci vediamo come sempre ad un prossimo appuntamento, ragazzi, fatemi sapere che ne pensate, lascio la parola a voi qui sotto nei commenti e non ci resta che salutarci. Ciao raga, a presto.